Amiche ed amici, benvenuti in un nuovissimo appuntamento settimanale, benvenuti su Momiss. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Simona e realizzo tutorial di borse all'uncinetto, capi d'abbigliamento e accessori sempre all'uncinetto per principianti e non, con la speranza che vi siano utili e di ispirazione. Visto che fra qualche settimana è Natale, ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine di questo 2025, ho pensato bene di fare un piccolo refresh di tutte le borse all'uncinetto più visualizzate e più realizzate da tutte voi durante questo 2025. Queste 5 borse che fra poco vi mostro in realtà fanno parte di una top 10 presente sull'analitica del mio canale YouTube. Sappi però che ci sono altri 5 progetti all'uncinetto, fammi sapere se ti va di vederli nel prossimo video. Partiamo esattamente da lei, dalla borsa più visualizzata ma più realizzata da tutti voi. Non so quanti tag, menzioni mi sono arrivate nel corso di questo anno perché l'ho realizzata circa un anno fa sì, di questi tempi. Infatti poi ho ripostato le vostre storie nella cartella in evidenza del mio profilo IG. Se ancora non mi segui, cosa aspetti a farlo? Corri a seguirmi anche su Instagram. La borsa Natalie è un modello piuttosto semplice. Qui ho giocato più che altro sia con il punto di lavorazione, il punto nocciolina, che secondo me, ma anche secondo voi, è il punto di lavorazione all'uncinetto stra-amato da tutti, dopo il punto Prada, ma dopo lì ci arriviamo. E con il filato ho utilizzato un filato in vellutino, in ciniglia, è la stessa cosa, chiamatelo come volete, ma quello è il materiale ed è anche un progetto facile e veloce da realizzare. Infatti quando feci il tutorial ho pensato soprattutto ai principianti, ho voluto dare la possibilità di lavorare il punto nocciolina, che può sembrare un punto complicato ma in realtà non è così, è solo elaborato, di realizzarla senza fare troppa fatica con un filato bello che morbido. Infatti la bag si presenta abbastanza morbida, ma per ovviare a questo problema tra virgolette l'ho chiaramente foderata per andare a trattenere il peso degli oggetti, ed è quello che vi consiglio di fare quando le vostre borse sono piuttosto morbide. All'incirca avevo impiegato 180 grammi di filato in ciniglia, 2 moschettoni più una catena da 60 cm, un bottone magnetico e anche uno scampolo, il minimo ed indispensabile. Ma passiamo alla seconda borsa più realizzata da tutti voi, la borsa all'uncinetto Marley. Se quella precedente era facile, questa lo è ancora di più. Intanto è molto particolare perché l'ho realizzata in un unico pezzo senza mai staccare il cordoncino, tutta a punto basso. Diciamo che questo modello di borsa è la versione più semplice per principianti della borsa Magda, anche quella realizzata con la stessa tecnica, e tra l'altro quel progetto è stato il più visualizzato del 2024, ma con un punto di lavorazione che garantisce una certa rigidità al corpo borsa. Infatti per quel modello non è necessario irrigidirla, foderarla sì. Anche qui ho utilizzato pochi accessori ma indispensabili, però andiamo al cordoncino. All'incirca ho utilizzato 200 grammi di cordino da 3 mm, ma sappiate che potete impiegare qualsiasi altro filato, anche della lana o del cotone per una versione estiva. 2 moschettoni, 50 cm di catena e una chiusura a cartella, ma volendo, se non avete la chiusura a cartella, potete benissimo aggiungere un bottone magnetico, che è la chiusura che in generale preferisco perché è facile e veloce da applicare, basta cucire il tutto ed il gioco è fatto. Tra l'altro qui mi ero appuntata, scusatemi se mi vedete con un libreccino, ma sono tutti progetti realizzati non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, e quindi non riesco a ricordarmi tutto. Qui appuntavo che l'ho realizzata in 2 ore ed è vero così. Infatti qualcuno di voi era scettico sui tempi di realizzazione perché mi diceva: tu ci hai impiegato 2 ore, per me è impossibile. È chiaro che se per la prima volta realizzi una borsa o comunque sei principiante non ci impiegherai 2 ore, magari impiegherai il doppio del tempo, però è un progetto molto facile e veloce. Se vuoi realizzare per la prima volta una borsa, secondo me potresti partire esattamente da qui. Ma andiamo avanti. Poco fa vi anticipavo il punto Prada, che secondo me, oltre al punto nocciolina, è il punto di lavorazione all'uncinetto che preferite in assoluto, in primis io. Infatti questi 2 punti io li stra-amo, li stradoro per le borse a crochet. Anche qui abbiamo un modello piuttosto semplice, elegantuccio. L'ho realizzato pensando al periodo natalizio, infatti ho utilizzato un cordoncino lurex e ho impiegato il punto Prada. Non sono altro che tanti ventaglietti che si susseguono l'uno con l'altro e anche l'uno sull'altro. Pochi accessori ma indispensabili. In generale, se mi conoscete da tempo, sapete che io utilizzo pochi accessori ma fondamentali per una borsa a crochet. Non è necessario strafare, eccetto in alcuni casi, quando il modello lo richiede, ma con semplicità si riesce a realizzare una borsa davvero wow, dall'effetto wow. Per questo modello ho impiegato all'incirca 250 grammi di cordoncino
lurex, ma volendo, se non ti piace il lurex è chiaro che puoi utilizzare anche del cordoncino normale. Magari potresti farla rossa, una versione molto natalizia, potresti regalarla a te stessa, perché noi che facciamo uncinetto pensiamo sempre agli altri, mai a noi stessi. Quindi secondo me è il momento opportuno per farsi un autoregalo o per regalarla a qualcuno di caro. Comunque 2 moschettoni a ventaglio, 50 cm di catena è la lunghezza che io solitamente utilizzo per le mie borse a crochet, ma ovviamente è soggettiva, e un bottone magnetico da cucire all'interno. Volendo la si può foderare, passaggio che io non ho fatto per questione di tempo, ma mi raccomando, foderate sempre le vostre borse a crochet. Passiamo a un modello che è andato online all'inizio di questo bellissimo 2025, alla borsa secchiello Giselle, un altro modello piuttosto semplice che consiglio vivamente ai principianti in ascolto. Oltre alla borsa Marley sicuramente dovete realizzare la borsa Giselle. Cosa occorre? Ben poco. Un fondo da 15 cm, io ne ho utilizzato uno in ecopelle, 300 g di cordino per borse circa, 2 moschettoni e una catena per poterla indossare ed infine una chiusura per borse a coulisse, ma volendo potete omettere questo accessorio se non lo trovate, ma lo reperite facilmente sia online su Amazon ma anche in svariate mercerie fisiche. Potete semplicemente fare un bel fiocco, tirate il cordoncino stesso che ho realizzato sempre all'uncinetto. Qual è la particolarità di questo progetto? A parte che è facile e veloce, adatto ai principianti, è la texture di lavorazione. Pur lavorandola a punto basso otteniamo questa texture che è a dir poco spettacolare. Questa texture diciamo che nasce da un errore fatto dai principianti che inizialmente realizzavano da poco le clutch bag, le famosissime borse all'uncinetto con la chiusura a molla, no? Venivano praticamente lavorate sul rovescio, inconsapevoli dell'errore appunto perché alle prime armi veniva fuori una trama di lavorazione diversa pur lavorando il punto basso. L'avete realizzata in tantissimi utilizzando lo stesso colore, il rosso, io molto felice. Ma passiamo adesso alla quinta ed ultima borsa, ma non per importanza, soltanto perché io l'ho messa così in ordine casuale, la borsa Avril che avete amato, perfetta per il periodo delle cerimonie. Credo di averla realizzata l'anno scorso, no, l'anno prima, non mi ricordo bene, ma comunque in ogni tutorial c'è la data di pubblicazione, quindi potete sbirciare lì se siete curiosi. Tant'è che ho utilizzato un cordoncino lurex per borse, adatta per le cerimonie, adatta per il periodo festivo, Natale si avvicina, potrebbe essere anche un'ottima idea regalo, ma volendo, cambiando il cordoncino, quindi utilizzando un cordoncino normale, non lurex, puoi realizzarla per indossarla tutti i giorni. È molto grande, pratica, comoda e capiente. Anche qui pochi accessori ma indispensabili. Chiusura a cartella, ma puoi aggiungere anche per questo modello una chiusura magnetica. Quello che ti trovi a casa utilizza. 2 moschettoni, 50-60 cm di catena. Tra l'altro questo modello l'ho anche irrigidito con un bel foglio in feltro e foderato. Ma tranquilli, niente panico perché nel tutorial come sempre vi mostro tutto passo passo. Vi dico che l'avete realizzata in tantissimi, anche i principianti l'hanno realizzata. Ne sono testimoni sia tutti i tag che trovate sempre sul mio profilo IG, ma anche su Facebook, anche su TikTok credo, ma soprattutto nella cartella in evidenza che citavo poco prima. Per questo modello ho ricevuto una domanda sempre molto frequente: per farla più piccola, per farla più grande. Per farla più piccola farei chiaramente meno giri, viceversa per farla più grande tutto il lavoro alla fine si sviluppa sulla patella. Ma ripeto, tutorial passo passo. Facci anche qui un pensierino perché secondo me ne vale la pena. Anche se tutti questi progetti sono stati realizzati, eccetto la borsa Giselle, anni fa, sono sempre modelli molto attuali e di tendenza. E beh, adesso tocca a te farmi sapere quale tra queste borse che ti ho mostrato hai realizzato o magari vorresti realizzare perché le vedi per la prima volta. E se le hai realizzate, quante ne hai realizzate? Perché voi mi scrivete, io vi leggo sempre, vi rispondo, abbiamo un bel rapporto sui social. So che molte di voi, per esempio, hanno realizzato non solo un modello Giselle, ma 3-4 addirittura, perché sono state delle ottime idee regalo, molto apprezzate da amici e parenti. Io questo lo so, vi leggo. Io spero che questo video oggi vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto un po'. Anzi, a tal proposito, fammi sapere anche se queste tipologie di video un po' chiacchiericce ti piace, che ne faremo altre. Ovviamente vi ricordo che ci saranno tantissimi tutorial dedicati sia sulle borse a crochet che sull'abbigliamento, quindi mi raccomando iscriviti al canale
canale se mi guardi per la prima volta e ti faccio simpatia, attiva la campanellina così non ti perderai i prossimi contenuti. Oltre a seguirmi sui vari social, perché sono presente un po' dappertutto come il prezzemolo, visita il mio shop online momiscrochet.it e per accedere a vantaggi esclusivi abbonati al canale. Troverai diversi video tutorial nella sezione premium di borse all'uncinetto davvero uniche e particolari. Mi raccomando, non lasciare questo video se prima non hai risposto alle varie domande che ti ho fatto nel corso di questo video, per me sono molto importanti e fondamentali. Supportami con un bel pollice all'insù e metti hype se ti fa piacere a questo video. A te non costa nulla, è del tutto gratuito, però per me è di ulteriore supporto. Supportiamo il canale di Momiss. Come sempre ti ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do chiaramente l'appuntamento alla prossima settimana con nuovi contenuti qui sul canale. Grazie ancora, un bacino a tutti!